Skills Italia è il nuovo campionato di calisthenics. Per la prima volta ci troviamo a livello nazionale con le categorie di peso. Le categorie in questione saranno meno 66 kg, poi avremo da 67 kg a 72 kg, da 73 a 79 e poi avremo una categoria over 80. Oltre a queste 4 categorie di peso si aggiungeranno 2 categorie che saranno quella femminile e poi la categoria d'età, la over 30 anni, per dare la possibilità anche a chi ha passato un po' l'età target delle gare di comunque mettersi in gioco. Ci saranno 12 posti per categoria di peso, mentre invece avremo 8 posti per la categoria donne e altri 8 posti per la categoria over 30 anni. Per le iscrizioni vi lascio il link in descrizione. In totale avremo 64 atleti in tutte le categorie, quindi solo 64 atleti in tutta Italia parteciperanno alla finale. Come si svolgerà questo campionato? Si parte ad ottobre con le prime qualifiche online. Questa batteria sancirà le prime classifiche divise poi per categorie che andranno a comporre il ranking nazionale. Il ranking lo troverete sempre ovunque, sempre aggiornato in maniera mensile sulle nostre pagine, sul sito web. Ogni mese ci sarà una sessione di qualifica, ma chi parteciperà? I primi 12 in classifica abbiamo detto sono qualificati, ma chi potrebbe avere interesse nel rifare il set? Chi è tredicesimo, chi è quattordicesimo, chi ancora non ha provato il proprio set e quindi cerca di fare più punti del dodicesimo per scavalcarlo. Questo appuntamento mensile andrà avanti fino a giugno e non significa che tutti gli atleti debbano fare ogni mese la qualifica, anche perché chi è già tra i primi 12 non ha senso che faccia la qualifica a meno che non pensa di poter fare meglio, di fare un punteggio più alto e quindi ci riprova. Arriveremo così fino a giugno. Dopo l'ultima sessione di giugno, i primi 12 che saranno presenti all'interno del ranking nazionale saranno i 12 qualificati. Vi chiederete, a parte la tranquillità della qualifica, il fatto di essere tra i primi, che vantaggio dà? Il vantaggio consiste in questo: quando ci sarà la competizione dal vivo, ogni atleta dovrà fare il proprio set e i primi atleti che andranno a fare il set saranno gli ultimi della classifica, quindi praticamente l'ordine di gara sarà la classifica ribaltata. Il vantaggio per chi si trova in testa è fare il set per ultimo, quindi riuscire già a capire dalle qualifiche quanto debba impegnarsi. Quindi 12 persone, ogni categoria di peso, più 8 e 8 per le categorie donne e over 30 anni, si qualificheranno alla finale, che si svolgerà a Cantù Asnago, via Rienti 10, il 10 e 11 luglio 2022, presso il centro sportivo Calisthenics Brain. E la struttura che useremo sarà la Yatorov di Vulcano Fitness. Come si svolgeranno le qualifiche online? Gli iscritti compariranno in una lista partecipanti e verranno chiamati a fare il proprio set in live. Il mio consiglio è quello di essere online già molto prima del vostro turno, perché alla chiamata ogni atleta avrà 1 minuto di tempo massimo per entrare all'interno della live e fare il proprio set. Se entro 1 minuto l'atleta non si sarà presentato, purtroppo la commissione passerà all'atleta successivo e non ci sarà la possibilità di fare il set per ultimo. Il tutto slitterà sicuramente alla batteria del mese successivo. La commissione è composta dai 3 giudici designati per la gara. I nomi dei 3 giudici usciranno poi in seguito, man mano che usciranno tutte le notizie della gara. Le selezioni, come vi dicevo, si svolgeranno online, il tutto avverrà sul canale di Calisthenics Brain, all'interno dei salotti che questa volta, più che salotti, saranno delle commissioni. Ogni atleta avrà a disposizione 1 minuto di tempo per svolgere il proprio set. Come funziona l'iscrizione? Ogni batteria ha un massimo numero di partecipanti, quindi non arriveremo a prendere un infinito numero di persone, ma ci sarà sempre un tetto massimo. Quindi non perdete tempo, se avete intenzione di iscrivervi, fatelo sempre il prima possibile per non rimanere fuori dalla batteria. Però nel caso in cui rimaneste fuori, siccome ci sta una batteria ogni mese, avrete sicuramente la possibilità nei mesi successivi di fare la vostra qualifica. Cosa succede invece se provo a fare la qualifica e non rientro nei primi 12? Posso riprovare. Ovviamente la priorità ce l'ha sempre chi prova per la prima volta, mentre invece ci saranno dei posti dedicati proprio a chi sta riprovando a fare il set. Ogni mese ci saranno 5-10 posti per chi riprova, poi questo si vedrà in seguito, però in ogni caso c'è la possibilità di riprovare il set. In teoria uno potrebbe provare il set anche 9 mesi consecutivi, per quanto magari non abbia senso. L'ultima batteria sarà a giugno 2022, dopodiché ci sarà un mese di stacco per preparare la gara. Per quanto riguarda il regolamento di gara, ci sarà una tabella punteggi, quindi ogni skill avrà un punteggio predefinito. Le tabelle sono inventate di sana pianta, quindi vedrete dei punteggi completamente diversi rispetto a quelli che eravate abituati magari a vedere finora. Come verrà calcolato il valore del set? In pratica tutte le skill verranno sommate e fin qui
Nulla di nuovo, ma non correrete più avanti e indietro per fare più skill possibili, rovinando l'unica cosa bella che aveva di fatto questo sport, ovvero i set, le combinazioni. Ma cercherete di farne il più possibile invece, perché esse avranno un moltiplicatore. Ringrazio in anticipo Cristian Palumbi perché l'idea del moltiplicatore è stata sua. Lui me l'ha esposta, ho ritenuto che fosse davvero formidabile, potesse decretare il reale cambiamento verso le combo e quindi ho deciso di adottarla in questa gara. Vi faccio un esempio, dando un ipotetico valore 1 al front lever e 2 alla planche. Nel caso in cui noi facessimo 2 front lever e una planche in un set staccato, prenderemmo 4 punti che sono il totale delle skill portate. Se invece riuscissimo a mettere queste 3 skill in combo, prenderemo il valore delle skill, quindi i 4 punti, per 1,5 che è il moltiplicatore della combo da 3. Quindi arriveremo con le stesse 3 skill a 6 punti. Le cose si fanno più interessanti quando arriveremo alle combo da 6 skill e lì avremo un moltiplicatore per 2, per poi arrivare alla super combo da 9 skill che avrà un moltiplicatore di 2,5. Ovviamente siamo per la libertà, ma i set non sono completamente liberi. Ogni skill può essere ripetuta per un massimo di 2 volte. Dopodiché verrà applicato un malus del 50% alla terza ripetizione e del 75% alla quarta ripetizione. Anche se certe volte potrebbe aver senso prendere il malus della ripetizione per andare magari a chiudere la combo e arrivare a prendere il moltiplicatore. Fate i vostri calcoli. Qui qualcuno storcerà il naso dicendo ma il calisthenics è libero, è libera espressione, non bisognerebbe fare dei calcoli, a parte che funziona così e le gare che seguite funzionano così, quindi. E poi lo sport competitivo non è uno show al parchetto o in piazza, è qualcosa che va calcolato, è anche strategia lo sport. E arriviamo adesso al bonus completezza. Completezza si intende tra spinta e tirata. Non abbiamo inserito dei parametri più complessi perché già la gara è complessa di per sé, già il regolamento è efficace in tutte le sue parti e non c'è bisogno di fare robe troppo complesse, quindi evitiamo commenti magari però anche le verticali, anche il freestyle. Raga, un set bilanciato tra spinta e tirata prenderà un ulteriore bonus di 1,2 punti se lo scarto tra le skill è di 2 e di 1,5 punti se lo scarto tra le skill è di una sola. Mettiamo il caso che il nostro set sia composto da 10 skill. Nel caso in cui portassimo 6 skill di spinta e 4 di tirata prenderemo un bonus di 1,2. Con 7 skill di spinta e 3 di tirata non prenderemmo nessun bonus. Mentre invece nel caso delle 10 skill dovremmo avere un 5,5 per prendere il bonus di 1,5, facendo già 11 skill e quindi 6 di tirata e 5 di spinta avremmo il bonus da 1,5, quindi lo scarto di una skill o comunque il pari ci porterebbe al bonus da 1,5, lo scarto di 2 skill al bonus di 1,2. Oltre le 2 skill non ci sta nessun bonus. Non saranno presenti gli anelli in gara, per un discorso che portiamo avanti da anni sul differenziarci dalla ginnastica. Ultimamente si vedono troppi elementi di ginnastica pura e questo è un discorso che ho già fatto tempo fa, però c'è sempre il bisogno di ripetersi e a parer mio, come a parere di molti altri, non hanno senso. Sicuramente ci sarà qualcuno che storcerà il naso perché sulla massa non possiamo pensarla tutti allo stesso modo, c'è sempre chi è a favore di una cosa e chi è contrario, ma accade in tutte le cose, quindi ce ne faremo una ragione. Questa è una scelta, diciamo, a favore dello sport, lungi dagli show e dalle preferenze personali. Cerchiamo sempre di distaccarci da queste dinamiche, anche perché quello che mi interessa è che cresca il calisthenics come sport, non che cresca io, come brand o come persona, non mi interessa. Per le combo a terra è consentito l'appoggio di un secondo, ad esempio se doveste passare da una planche a un maltese avete la possibilità di poggiare per un secondo i piedi, le ginocchia a terra e allargare la presa e andare nella skill successiva. Il set si dichiara preventivamente, quindi ci sarà un'apposita scheda da consegnare ai giudici. Questo perché l'improvvisazione può starci in uno show, ma le gare si preparano prima e tranne in rari casi in cui si cambia qualcosa all'ultimo momento, l'atleta sa già il set che porterà in gara e questo poi consente anche ai giudici una valutazione più veloce e chiara. Questa competizione vuole essere una rivoluzione nel mondo del calisthenics, sia per le categorie di peso, sia per il metodo con cui andremo a valutare. Vuole essere quel cambiamento che molti aspettavano da anni e fidatevi che sono davvero molti. Adesso finalmente siamo tornati e questo grazie alla realtà Movimento Calisthenics, grazie soprattutto a Calisthenics Brain
e Vulcano Fitness, che hanno appoggiato totalmente questo progetto e si sono immedesimati in quello che era la nostra voglia di portare in alto il calisthenics. Esserci a questa gara significa supportare questa realtà, supportare il cambiamento, dare credito a questa realtà che si è sempre battuta a favore degli atleti, a favore dello sport, per far sì, e lo dico da anni, che il calisthenics possa crescere proprio come uno sport reale e non solamente come uno show. Ci tengo a dire poi, e qui gli amanti del dissing ci rimarranno male, che questa competizione non va contro nessuno, anzi al contrario va a favore del calisthenics sport. Skills Italia, vi aspettiamo!